Oggi parliamo di termoregolazione, centraline di termoregolazione e comando delle resistenze di riscaldamento. Più volte abbiamo parlato da questo canale delle centraline di termoregolazione, dei sistemi di riscaldamento con riscaldatori elettrici. Ma come pilotare i riscaldatori elettrici? Solitamente il comando delle resistenze o dei riscaldatori è demandato a un termoregolatore elettronico che, per mantenere il set point quanto più preciso possibile, fa intervenire il teleruttore, quindi le resistenze, con una certa frequenza. È chiaro che se abbiamo una frequenza di intervento delle resistenze, quindi del teleruttore, soprattutto su resistenze elettriche con potenze, diciamo così, importanti, il teleruttore stesso ha una vita limitata, perché chiaramente tutti sappiamo che i contatti di un teleruttore hanno una vita utile per la quale sono stati progettati, ovvero hanno un certo numero di cicli oltre il quale i contatti si rovinano e il teleruttore va sostituito. Qual è il rischio? Il rischio non è tanto quello di sostituire il teleruttore, il rischio è che questo teleruttore si impasti, ovvero che i contatti si saldino tra di loro a seguito di una serie di azionamenti prolungata nel tempo e quindi non aprano più e costringono la centralina ad andare in allarme perché va in alta temperatura, ovvero cosa accade? Il termoregolatore elettronico chiama caldo, chiude il contatto del teleruttore, il teleruttore si impasta, il termoregolatore dice ok, hai raggiunto la temperatura, fermati, ma i contatti non si sganciano e quindi la resistenza continua a scaldare. Cosa accade? Ovviamente ci sono dei sistemi di sicurezza, interviene il termostato di sicurezza che andrà a tagliare la tensione e a fermare il tutto. Diciamo che non succede nulla di grave, l'importante è che i sistemi di sicurezza siano in efficienza. La regolazione della temperatura quindi ha dei limiti legati proprio fisicamente al numero di interventi che può fare un teleruttore elettromeccanico. La soluzione è quella di mettere dei relè statici. I relè statici non hanno contatti elettromeccanici, ma vengono governati elettronicamente. Quindi possiamo permetterci di fare anche delle micro aperture, delle micro chiusure e quindi un controllo della temperatura decisamente più fine e più sofisticato. Di contro, anche un relè statico potrebbe danneggiarsi, guastarsi, rimanere chiuso e quindi far salire la centralina oltre le temperature di sicurezza. Anche in questo caso c'è il termostato di sicurezza che interviene e solitamente, ad esempio, sui nostri impianti mettiamo un teleruttore di linea comandato dal termostato di sicurezza che, in caso di superamento delle temperature, taglia completamente la tensione e mette in blocco e in sicurezza la centralina. Ulteriore passo avanti alla ricerca di un controllo di temperatura sempre più preciso è quello di usare dei relè statici SCR, ovvero dei tristori, quindi con potenza regolabile, con potenza modulante. In questo caso, anziché andare con un azionamento on-off del termoregolatore, potremmo andare con una potenza modulante, ovvero modulare la potenza da un minimo a un massimo, come se fosse, diciamo così, un inverter ma applicato a delle resistenze. Interessante, vero? Un saluto, grazie!